Queste immagini sono state diffuse dal The Guardian nel 2017. L'autore Andrew Hammer ci racconta la storia di Rania Mustafa, una ragazza siriana in fuga dalla guerra. نهرب كالعادة بالحرام يعني تقريبا 52 شخص نساء ورجال عدا الأطفال الصغار. لا مو لهالدرجة. حابين توجهين رسالة؟ أحب أوجه رسالة، خلينا نطلع من البلم قبل. شكلنا ربنا نرحم Il 15 marzo 2011, in Siria esplode una guerra civile, la più sanguinosa degli ultimi 10 anni. Il conflitto coinvolge paesi come Russia, Iran, Turchia e Stati Uniti, ma soprattutto la Siria. La sua popolazione è costretta ad abbandonare la propria casa ed emigrare. Chi emigra clandestinamente in un altro paese non ha vita facile, specialmente chi cerca di entrare in Europa. Al momento in Siria vivono 18 milioni di persone, ma dal 2011 ad oggi sono fuggiti 5,6 milioni di siriani. Le mete principali rimangono paesi limitrofi come Libano e Giordania, ma la maggior parte sceglie la Turchia. Attualmente ne ospita 3 milioni e mezzo. Mentre una piccola percentuale vive nei campi profughi, in molti provano a costruirsi una vita nelle città. Una buona parte vive nelle principali città del sud della Turchia e una delle più gettonate è sicuramente Gaziantep, con oltre 500.000 siriani, ovvero un quarto della sua popolazione. Ma come mai così tanti siriani hanno optato per la Turchia? In Lebanon or Jordan, it's a bad option to go there because most of refugees, they are only in camps. For example, if you went to Lebanon, it's very expensive. It's like UK, it's too much expensive. I prefer to come to Turkey because I know my friends is here, and Turkey is, when I heard about it, like it's a big country, you can find a new path for your career. I prefer to go to Germany, to be honest with you, or maybe in Italy, but to go there to study, to complete my filmmaking dream. But when I think about going there illegal, I afraid to be like, there's no future for me, you know? How many ways existed to enter to this country? I've also heard that it exists a way thanks to traffickers. Because of the north side of Syria, it has a more complicated situation. So people, they only have one option, it's just to flee to Turkey, but illegal ways. In general, that way is very dangerous for people who fled from there because maybe you lose your stuff, your baggages. Will be the less harm someone will face. On the other hand, people lose their lives. People tell us is they go to a point, in that point there is a home. So they put all people together in that home, then they decide, okay, let's move in the morning. They took a countryside road. Then there's a tunnel, and people have to go to that tunnel, go down walking, then get up from the other side. The soldiers cannot see them. So, and they will be very close to the wall. In some parts there's no wall. 1 hour, after 1 hour walking, they will reach to the bus station where they can go to Reyhani, to Urfa, to Gaziantep. The way that I told you, this is the famous one, this is the cheapest one. Now you have to pay $3,000 for it. $8,000? For this normal and risky way.
Gaziantep è a soli 98 km da Aleppo e durante l'impero ottomano sono state all'interno della stessa area geografica. Per i siriani della zona nord, infatti, risulta essere un'ottima meta, in quanto qui possono trovare cultura e tradizioni affini. Lui è Mustafa, un 18enne siriano a Gaziantep dal 2014. What do you think about Gaziantep, about the city, about lifestyle here? Do you like Gaziantep? Yes, I like it too much because it reminds me of my city in Aleppo. Because like everything, the buildings, the streets, the castle, the people around here. Yes, I like Gaziantep too much. The biggest difficult was that we left our friends and people that we know, like families and stuff, and then it's a different country, and I didn't know the language, and back in that time there wasn't like a big Syrian community here in Turkey, so that was hard. But now you don't have to even know the language, it's just Syrians everywhere. I siriani sono dappertutto perché la Turchia li sta aiutando tanto. Il 29 novembre 2015 viene siglato un accordo tra il presidente Erdogan e l'Unione Europea. Se la Turchia avesse trattenuto il flusso migratorio all'interno dei suoi confini impedendone l'entrata in Europa, questa ne avrebbe coperto i costi per il mantenimento e l'assistenza dei rifugiati. Ma oltre allo status da rifugiato, in cosa consistono gli aiuti per i siriani? 90% of the cases, yes, the hospitals are free. For the medicine, not all of them they will have it for free, but there is a discount, it's like 70% discount, 90% discount. Kızılay card is a different situation. That card, it gives people who has no one to help. That card allows for each one of the family members to have 100 TL per month. It's like 20 bucks, you know, $20. Yeah, but what you can do with Nothing. E questo è il motivo per cui molti lavorano in nero. Un modo per guadagnare senza perdere il sussidio. Un'altra delle principali attività è la vendita di materiale da riciclare come la plastica. A Gaziantep ci si può imbattere in situazioni di questo tipo a ogni ora del giorno. A ogni modo, la presenza siriana dopo 8 anni comincia a pesare sui turchi. Da diverso tempo, a causa di questa grossa affluenza, i salari diminuiscono e gli affitti aumentano. Tutto ciò unito alla situazione di crisi generale della Turchia. In un contesto simile, il CHP, il partito d'opposizione, aumenta i suoi consensi cavalcando il malcontento generale verso i siriani. Türkiye'nin 81 ilinde de Suriyeliler var. Ve sen kalktın, başımıza bu belayı açtın, bir de Suriyeliler için 35 milyar dolar para harcadığını söyledin. Millet açlıktan kırılıyor, 35 milyar dolar. Il CHP, Partito Popolare Repubblicano, è il più antico della Turchia e rappresenta l'opposizione all'HKP, il partito di Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu, l'attuale leader, è fermamente convinto che i siriani debbano essere progressivamente rimpatriati, cercando di ricondurre il tutto ad una lotta al terrorismo. Con questa politica, nel 2019, il CHP conquista molti degli obiettivi tanto cari a Erdogan, come l'amministrazione di Istanbul e Ankara. Benim gencecik Filinta gibi evlatlarım Suriye'de şehit olacak. Onların gençleri denize girecekler, tatil yapacaklar, eğlenecekler. Ya vicdan var kardeşim. In general, that party they have the hate speech for Syrians. They always win the election because they have this bad influence. Immigrants, people who are searching for a new option, they're not happy to move there or to change the country. You are searching for sustainability in your economy, you are searching for a new good life for your people, you are searching for a good program for your politician. So don't put us like a step for your next program, you know? Some of them they think the other people in Turkey they are stupid. They publishing a fake news or let's say disinformation to tell okay, that guy who raped the girl, he is a Syrian here to rape your girls. We have a monster here. We have to catch the monster, and if we kick them out, we will be fine. Syrians are like cowards. They just ran from war of their country and just came here to hang out and
because it's safe here, and they say they stole our job, our government giving them money from our taxes, but this is how they are. But by that I mean not most of them, it's just Minority. 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Her ay çoğalıyorlar. Bazı vilayetlerimizde Suriyelilerin nüfusu orada yaşayanlardan daha fazla. Kilis gibi. Yani belediye başkanlığı seçimini yapsak Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanlığını alacaklar. Kilis è una città turca a pochi chilometri dalla Siria, dove eccezionalmente il numero degli immigrati supera di gran lunga il numero dei turchi. A Kilis conosciamo Isabella, presidente dell'associazione Amal for Education, impegnata da anni al confine tra i due stati. È la prima città, il primo paese. Pochissimi chilometri il confine, è vicino alla stazione di bus. Una ventina di chilometri. Sì, ma anche meno, sì. La prima città vera vicina è Azaz. Io sono passata per Kilis prima dell'inizio di tutto e ovviamente Kilis prima dell'inizio di tutto era semplicemente una città di passaggio, rimane una città piccola, però le porte che fanno legalmente entrare i siriani in Turchia sono pochissime. La porta di Baba Salam, che è questa che porta a Kilis, ha fatto sì che fosse una delle prime città ad essere popolate e soprattutto da una fascia della popolazione che tuttora è intenzionata a tornare. Tu senti persone ogni festa, ogni ricorrenza, speriamo che l'anno prossimo la festeggiamo in Siria, cioè si aspetta il ritorno, l'idea che è il tuo paese, quindi tornerai assolutamente. Nella maggior parte delle persone che sono al confine permane. I siriani, la prima ragione per la quale sono fuggiti è una ragione di sicurezza e in Turchia per fortuna questa sicurezza l'hanno trovata. I siriani hanno un atteggiamento generalmente abbastanza positivo verso i turchi perché i turchi li hanno comunque accolti. Da parte turca, da parte della popolazione all'inizio sicuramente c'è stato un atteggiamento molto positivo, anche fortemente motivato dall'alto, dalle decisioni istituzionali di accoglienza, per cui adesso l'atteggiamento che inizialmente era positivo è virato più verso il negativo, per cui da parte turca sono iniziate le tensioni, sono iniziati dei dibattiti su il diritto che hanno i siriani di rimanere in Turchia, anche accentuati dal fatto che le truppe turche sono entrate in territorio siriano e quindi i ragazzi turchi sono morti in Siria, perché i nostri ragazzi vanno a morire in Siria, i siriani li teniamo noi, li proteggiamo perché non tornano loro, perché non sono loro a combattere nel loro paese. È un dato di fatto che è cambiato l'atteggiamento da parte dei siriani verso i turchi, ma soprattutto dei turchi verso i siriani, per ovvie ragioni, anche perché i siriani comunque godono di una serie di aiuti che sono specifici per i siriani e di cui i turchi non godono. Il mio professore Tullio De Mauro diceva alla prima sua lezione che abbiamo due orecchie e una sola bocca per ricordarci di parlare di meno e ascoltare di più. Amal for Education è un'associazione italiana che ho fondato ed è un'associazione che è centrata sullo sviluppo delle capacità sia per i bambini sia per le donne. La base è quella linguistica perché è il mezzo attraverso il quale poi possono raggiungere qualunque tipo di obiettivo, quindi la capacità di essere innanzitutto cittadini bilingui, che quindi gestiscono due lingue completamente, che possono quindi scegliere tra un'educazione turca e un'educazione siriana, che siano capaci quindi di avere delle abilità da utilizzare sia nel caso in cui decidono di rimanere in Turchia, sia nel caso in cui decidono di tornare in Siria quando sarà possibile. Quello che bisogna fare è sviluppare dei programmi mirati a una maggiore integrazione, qui la chiamano armonizzazione, è una condivisione della vita di fondo, senza però la perdita dell'identità,
Questo è un punto delicato perché chiaramente per la Turchia è difficile mantenere entrambe le cose, cioè mantenere una comunità che è numerosa quanto la comunità siriana, permettendole di mantenere la sua identità in quanto comunità siriana. È un problema che è completamente diverso rispetto all'immigrazione nostra. L'immigrazione che riguarda l'Italia è un'immigrazione plurima. Noi abbiamo tanti paesi diversi, tante culture diverse, non abbiamo 3 milioni e mezzo che sono completamente omogenei dal punto di vista sociale, religioso, eccetera. Perché qui c'è una maggiore uniformità, l'uniformità richiede conservazione della propria identità linguistica, culturale.